Benvenuti miei cari. Berserk 371. Cosa abbiamo visto in queste pagine? Che cosa ci hanno raccontato? Scopriamolo insieme. Ben ritrovati amici. Eh sì, lo so, è stata una lunga pausa, un mese senza pubblicare nulla, però questo mese a noi è servito per poter incanalare le nostre forze, innanzitutto nel motion comic, di cui il primo episodio uscirà il mese prossimo, e poi la lavorazione di tutti i nuovi video che adesso con la ripresa costante delle pubblicazioni vedrete. Cosa abbiamo visto in questo nuovo capitolo di Berserk? Sostanzialmente la totale discesa nell'oblio di Guts. Potremmo probabilmente quasi dire di essere entrati nell'arco finale. In più abbiamo anche visto la bestia rompere le catene. Questo è qualcosa che ci mette già in guardia, no? Prima di iniziare devo doverosamente ringraziare tutti coloro che hanno scelto di abbonarsi al canale, dandoci modo col loro contributo di poter andare avanti col nostro lavoro, e nonostante questo mese non abbiamo pubblicato, si sono iscritti a flotta, e questo è un bene, ci rincuora, vuol dire che nel cuore di qualcuno abbiamo fatto breccia. Se anche voi volete farlo, al costo di un caffè al mese potete dare il vostro sostegno ad Alkill e noi ovviamente ve ne saremo eternamente grati. Bando alle ciance ed iniziamo questa analisi di Berserk, capitolo 371. So bene che l'analisi di questo capitolo giunge sul canale con un estremo ritardo, ma c'è un riscontro positivo. Quantomeno abbiamo avuto modo di rileggere per bene, alla ricerca magari di qualche dettaglio che all'inizio poteva esserci sfuggito. Ma in realtà, se vogliamo dirla tutta, non c'è poi così tanto da rimurginarci sopra. Sostanzialmente queste 16 pagine, escludendo le copertine, potevano essere tranquillamente sommate a quello precedente in un unico capitolo. Ma attenzione, vero è che in soldoni si tratta di un capitolo che cerca di mettere in evidenza ancora una volta, sottolineare per chi ancora non l'avesse capito, che Guts è ormai sprofondato in un abisso di disperazione e rassegnazione. Ma partiamo già da questo fatto. Non sono poi così convinto che questo continuare, diciamo così, a ribadire l'ovvio sia esclusivamente un modo per allungare il brodo. Anzi, visto che tendo a credere che tutti questi nuovi capitoli post-Miura siano stati un focus dettagliato su una vicenda importantissima nel racconto di Berserk, tanto quanto a suo tempo lo fu l'Eclisse, rimarcare lo stato d'animo di Guts a noi lettori serve secondo me a giustificare una qualche scelta o un qualche cambiamento che prossimamente riguarderà Guts. Non posso ovviamente sapere cosa potrà essere, eppure le vibrazioni trasmesse da queste pagine, incentrate sul guerriero nero da quando Griffith è volato via, anche se amareggianti e tristi, sono quelle di una sorta di quiete prima della tempesta, letteralmente concordando con il buon Caverna l'inizio della fine. Il capitolo 371 riprende da Roderick che insistentemente bussa alla porta della stiva, dentro la quale si trova Guts. Ciò che Roderick ha paura che accada, tutti quanti lo sappiamo. La piccola Shilke lo raggiunge proiettando se stessa in quella stanza per capire cosa sta accadendo e, nel caso, provare ad intervenire. Intravede così anche i ricordi sui quali Guts sta rimuginando. Una pagina potentissima. Guts, rannicchiato con la mano sul viso come se stesse per piangere. Per terra, davanti a lui, l'ammazzadraghi che avevamo visto crollare nel capitolo precedente. E attorno tutta la scena, riempita da frammenti d'immagine in cui vediamo rappresentati alcuni dei principali scontri che in passato il guerriero nero ha affrontato assieme al suo fedele spadone. Nella pagina successiva riconosciamo Griffith, non quello di un lontano ricordo dell'epoca d'oro, ma il Griffith rinato, che appena volta il capo accennando un inquietante sorriso. I denti della bestia stritolano nelle fauci, lasciando trapelare solo delle strisce di sangue.
La rabbia di Guts sembra che stia per prendere il sopravvento. Shilke assiste inerme, tutto ciò che può fare è guardare ciò che avviene, ossia la cosa che reputo più interessante di questo capitolo. Guardando quella tavola, ho avuto come una sorta di déjà vu. Guts che si inabissa in quel modo mi ha ricordato moltissimo Griffith che si abbandona sprofondando nel buio durante l'eclisse. Ah, sì, per evitare inopportuni commenti idioti devo specificare, non sto assolutamente né paragonando le due cose, né avvallando teorie secondo cui Guts sta per diventare come Griffith o cose del genere. Il parallelismo a cui io mi riferisco è meramente estetico, pur comunque trovando interessante il fatto di voler rappresentare come una caduta nell'oblio sia Griffith che Guts quando ormai hanno perso tutto. Una cosa senza importanza? Un voler omaggiare quella scena? O cercano di evidenziare quell'aspetto taoista dei due personaggi di cui abbiamo tanto parlato? A ognuno le sue conclusioni. L'immagine di Guts, che ricorda molto una Yamcha pose, credo che parli da sola e non abbia bisogno di commenti. Questa è la rappresentazione di un uomo distrutto. Se prima poteva ancora aggrapparsi a qualcosa, al freddo metallo di quella spada che mai lo aveva abbandonato, ora non ha più nulla, completamente perduto. Una scena che in dissolvenza si sovrappone all'isola di Skelling che Roderick e tutta la ciurma osservano sprofondare tra le oscure acque. La fine, o più correttamente, al costo di ripetermi, l'inizio della fine. Perché da adesso in poi, anche se non sappiamo ancora cosa Mori e Studio Gaga ci riserveranno, certamente ciò a cui abbiamo appena assistito è l'inizio dell'epilogo di Berserk. Le bellissime pagine finali riprendono Falconia in tutta la sua maestosità. Sonia attende il ritorno del falco scrutando l'orizzonte. La veggente aspetta l'alba e con essa l'arrivo del suo signore. All'attesa si uniscono anche Lord Locus e il generale Grumbeld, le ali del falco. E c'è una battuta, un gioco di parole di Lord Newell che è lì, insieme agli altri, ad assistere al ritorno di Griffith, che mi ha fatto accennare un sorriso. Lui dice: stanno accogliendo la stella del mattino, che in effetti è il nome con cui gli antichi identificavano l'astro che vedevano nell'aurora poco prima del sorgere del sole, anticipatore appunto della luce solare, ma al contempo è anche un appellativo che ben si sposa con la figura di Griffith, una figura luciferina. Un tempo eravamo abituati ad attendere un mese per comprare il nostro volumetto. All'interno del volumetto c'erano raccolti tanti capitoli, tu aspettavi un mese, però poi ti mettevi lì e ti leggevi la tua bella storiella, bello tranquillo, te la gustavi. Con la questione delle scan, col fatto di dover attendere un capitolo al mese, si ha una sensazione diversa, ossia tu attendi un mese per leggere 16 pagine, ti sembra poca roba. Dici tutto qui? Però è una cosa normale, perché non si tratta appunto di un volume, ma di un capitolo, e quindi che sia tutto lì alla fine ci sta. Non è che ogni capitolo deve essere intenso di emozioni, perché quando tu prendi un manga e te lo leggi tutto, su ogni pagina che giri c'è un fottio d'emozione? No, è normale, fa parte poi di tutto il racconto e nel suo complesso ti dà l'emozione che tu cerchi. Questa è la mia risposta a chi ha scritto in questo mese dicendomi: Donny, ma poca roba, cioè attendo un mese e poi non mi dicono niente, non mi spiegano niente. Ma ragazzi miei, 370 e 371, l'ho detto prima, sono due capitoli che sostanzialmente potevano essere uno solo, fa tutto parte di un macroscopico arco narrativo. Non puoi aspettarti già le spiegazioni capitolo su capitolo, capitolo su capitolo. Non funziona così. Al momento, mentre registro questo video, non ho nessuna notizia riguardante l'uscita del capitolo 372. Che ci possa essere una nuova pausa? Probabilmente sì.
anche perché da quello che so, Studio Gaga è alla ricerca di nuovi collaboratori. Probabilmente la mole di lavoro è diventata un po' pesante. Ragazzi miei, noi ci vediamo giovedì con un altro video e domenica prossima. Mi raccomando, iscrivetevi su questo canale se non l'avete ancora fatto. Sotto in descrizione trovate tutti i social, se volete abbonatevi e, come sempre, buona vita a tutti.